Can you say ciao Italia? Ciao Italia. Ciao Italia. Non ci capiremo mai, ma è stato bellissimo. Ciao. Sembra più semplice. Meno male che ne vale la pena. Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e mi trovo in Vietnam. In questo momento mi trovo esattamente nella camera del mio homestay a Tom Toc, vicino Ninh Binh, a circa 90 km dalla capitale Hanoi. In questa struttura e con questa famiglia mi sto trovando veramente benissimo. Ho già fatto colazione, una colazione super tipica, vi lascio le immagini perché non so come si chiama, quel tortino che mi hanno dato comunque è a base di cocco. Adesso devo portare un po' di robe da lavare, un po' di vestiti perché sono senza mutande e senza calzini, li porterò alla lavanderia qui vicino al mio homestay. E poi vi spiego cosa faremo oggi. Hello. Molto bene, i miei vestiti sporchi pesano 1,9 kg, li ritirerò questa sera alle 17. Non ho chiesto quanto costa, ma costerà pochissimo. Comunque per oggi ho grandi aspettative. L'unica cosa che ho un po' di timore perché ho prenotato un'attività con Get Your Guide e fin qui nulla di strano. Il problema è che ho prenotato una nuova attività, quindi senza alcuna recensione, e questa cosa non l'ho mai fatto. Mi sono dunque preso un bel rischio, però sembrava la più interessante o comunque quella più adatta alle mie esigenze e vediamo come va. Alla fine vi dirò anche quanto ho speso, veramente molto poco. Non so quindi come andrà, se alla fine ne sarà valsa la pena o se questo mi costringerà a rimanere qui a Ninh Binh un giorno di più per rimediare domani, ma in ogni caso vi lascio il link dell'attività qui sotto e vedete un pochettino voi se vi interessa. Sono ritornato un attimino in camera per prendere le mie cose e poi vado al punto di ritiro. A poche centinaia di metri da qui dovrebbero venire a prendermi, spero. Ma prima di iniziare questo video, questa giornata super intensa, permettetevi di presentarvi lo sponsor di questo video, Eimondo. Eimondo è un'assicurazione da viaggio, la mia assicurazione da viaggio, ormai il mio compagno di viaggio da circa 2 anni. Quello che mi piace un sacco di Eimondo è la possibilità di fare un preventivo e di stipulare una polizza in soli 2 minuti. E in questo modo posso partire ovunque con una tranquillità che altrimenti non avrei. Tutto è molto chiaro e trasparente, i prezzi sono imbattibili anche perché è possibile rimuovere la franchigia, personalizzarla in base alle nostre esigenze e si adatta a varie tipologie di situazioni. Infatti possono essere stipulate assicurazioni per viaggi singoli, per viaggi annuali, per viaggi lunga permanenza o per annullamento viaggio. Una volta stipulata qualsiasi polizza è possibile gestirla comodamente tramite un'app dedicata molto chiara ed intuitiva sulla quale possiamo trovare tutta la documentazione necessaria e soprattutto contattare l'assistenza ogni volta che ne abbiamo bisogno e saranno disponibili tutti i giorni, tutto il giorno, tutto l'anno. Quindi noi pensiamo a goderci viaggi come questo ed Eimondo ci assicura tutto il resto. Se volete maggiori informazioni, fare un preventivo o stipulare la vostra prossima polizza, vi lascio qui sotto il link zaino in spalla con il quale potrete ottenere ogni volta che ne avete bisogno il 10% di sconto, che tra l'altro è cumulabile col 15% di sconto per i gruppi o le famiglie. Se preferite vi lascio da qualche parte qui di fianco a me il QR code da inquadrare. Quindi grazie Eimondo per supportare me e questo progetto e per essere il mio compagno di viaggio. Adesso partiamo. Ok, il driver è lui, non capisco quale sia il problema, sta comunicando con l'agenzia. Io. Đây đúng rồi. Hello. My name is Michael. Đây. Nice to meet. Mình gặp nữa đây rồi. Non credo spiaccichi una parola d'inglese. Comunque, partiamo. E niente, non è in inglese la guida. Siamo in uno dei punti che abbiamo visto nello scorso video, vicino al mio alloggio, niente di particolare. Comunque adesso stiamo andando verso l'antica capitale del Vietnam. E sostanzialmente comunque un tour privato alla fine. Guiderà lui, mi porterà lui in giro. Sono abbastanza fiducioso che possa essere comunque una buona giornata, nonostante tutto. Si è allontanato un attimo per fare la pipì sulla riva del fiume. Bấm đây. Bellissime quelle palafitte lì. Che posto ragazzi. Ho chiesto di fermarci un attimo perché sennò continuavo ad andare. Simpaticissimo però è difficilissimo comunicare. Che spettacolo.
Il tipo è simpaticissimo, Monao si chiama, però è veramente difficile comunicare. A volte la connessione non va, però mi sta facendo vedere dei posti assurdi. E ho iniziato anche a fare qualche ripresa col drone, spero che venga bene. Adesso ci stiamo dirigendo verso la vecchia capitale, Hoa Lu, l'antica capitale del Vietnam, sede delle dinastie Dung e Li, comunque delle dinastie che hanno combattuto contro le invasioni, evitato le invasioni cinesi nei secoli passati, nel X secolo se non erro. E sembra sia un posto ricco di templi a forma di drago, dicono sia molto bello. Adesso lo raggiungiamo. Bellissimo, comunque qui è bellissimo. Queste tutte intorno a noi sono delle rocce carsiche, caratteristica principale di questo posto che lo rendono così particolare, così unico, perché siamo sulla terraferma, non siamo sul mare. Dopo, in teoria, dovremmo anche fare un giro in barca per vedere i posti più belli tra le rocce carsiche e le grotte. Anche ad Halong Bay è possibile trovare certi paesaggi come questi qui che stiamo vedendo oggi. Però lì ad Halong Bay c'è il delirio di gente, è super turistica, mentre qui siamo, come vedete, da soli. Tra l'altro, non so se avete notato, mi ha dato anche un bellissimo casco che si adatta perfettamente al mio cappello. Pian piano sta diventando turistico anche qui, come vedete alle mie spalle stanno costruendo degli edifici, delle strutture ricettive belle grandi anche, quindi questo è il momento migliore per visitare Ninh Binh. Stiamo mangiando anche un po' di polvere, sinceramente è anche un bene che non abbiano noleggiato lo scooter da solo, perché queste strade qui, farle da solo magari avrei avuto qualche problemino, qualche dubbio più che altro, mi fido di lui. Siamo arrivati alla biglietteria di Hoa Lu, c'è un sacco di gente, io dovrei avere il biglietto incluso in teoria, infatti è andato a parlare lui. Sa che lo sta prendendo lui. È un bel casino qui, vediamo. Molto bene, mi ha praticamente abbandonato a visitare da solo l'antica capitale. Lui mi aspetterà lì, lo spero. L'ingresso costa pochissimo, sono solo 20.000 dong, che non saranno neanche 50 centesimi, quindi era incluso nel costo dell'attività, che vi dirò alla fine. Le prossime cose però non dovrebbero essere incluse perché comunque costano un pochino di più. Sarebbe stato molto utile comunque averlo vicino e avere la possibilità di parlare con lui quantomeno in inglese per avere qualche informazione, così doveva essere. Invece non spiaccica una parola proprio l'inglese, è difficile comunicare anche Google Traduttore. Si trova all'interno di un'area circondata dalle vette di roccia carsica e i fiumi che comunque la proteggevano in modo naturale dalle invasioni nemiche. Ci sono dei templi, delle pagode, si estende veramente tanto e infatti è difficile orientarsi. Dovrebbero esserci 4 templi sacri, uno più grande e una pagoda. Sembra sia divisa in diverse aree, tipo questa qui dovrebbe essere un'area, non è tutto in un unico punto, è abbastanza frastagliata. In alcune strutture si può anche accedere. C'è un profumo di incenso qui dentro. Dove sono? Quindi anche qui è chiuso. Come se fossero tante piccole corti, tanti piccoli quartieri dell'epoca. Tipo qui c'è il cartello della struttura dove sono entrato prima, però come facciamo a capire? Ehi, che bello che sei! Guarda come prende il sole! Qui c'è uno strano edificio. Ah, interessante questo. Anche se non viene spiegato cosa facessero qui dentro. Aspetta, forse a quanto pare qui fanno vedere come erano le fondazioni di questi edifici qui antichi, quel poco che resta delle fondazioni visibili. Se mi permettete vi consiglio di venire in questo posto con una guida. Da soli è veramente molto difficile orientarsi, capire cosa si sta guardando. Però sono qui per questo, no? Sbagliare per non far sbagliare voi. È sempre esperienza. Credo sia il caso di andare, vedere dove si trova il mio driver e continuare, perché i posti più belli dobbiamo ancora vederli. Sinceramente adesso non so dove andremo, è tutta un'incognita con lui. Perché stiamo rientrando nella città vecchia? Noi possiamo. Che spettacolo! È unico. Stavamo entrando proprio all'interno del tempio, hanno dovuto fermarci. È fuori di testa.
È difficile comunicare, però mi sta facendo vedere dei posti veramente incredibili dove non c'è nessuno. Questo è il lago Odanti, oppure è la pagoda, quella lì che si chiama Odanti, non lo so, non è ben chiaro su Google Maps, però è un posto bellissimo. C'è un'altra pagoda lì in fondo e poi quella più grande è lì alle mie spalle, che credo dovremmo raggiungere, non lo so. Vediamo, io sono nelle sue mani. Coffee ha deciso di portarmi in un ristorante, sono le 11:30, e anche se presto conviene mangiare qualcosina perché magari dopo per un po'... No, non lo so, decide tutto lui, non so. La pizza! Lo prendo solo un caffè? Mammi, ne approfitto per mangiare qualcosina, dai. Non credo sia incluso nel prezzo dell'attività, però per quanto costano poco. Nhà nghỉ lưu trú nên là ấy hơn. Mammi, Ok, yes. ok. Một ăn. Ok. Ok. Dạ. Warm, Small. warm. Cool, cool. Ah, ok. Mi hanno offerto un tè. È sparito, che sennò chiedevo se voleva mangiare con me. Se viene glielo chiedo. Guardate dove sono finito, dove mi ha lasciato, dove mi ha portato. Sperduti nella provincia di Ninh. Vi devo ammettere, il fatto che sia tutto così improvvisato mi gasa un sacco. Cioè praticamente non sta seguendo niente di ciò che c'è scritto nella descrizione dell'attività. Grosso modo i punti principali, però il resto è a sua libera scelta. Beh, credo sia pollo. Il mio driver ha deciso che devo bere un altro bicchiere di tè. Probabilmente starà mangiando anche lui. Aspettiamo, dai, qualche minuto. Ok, thank you. Đưa bạn xuống bến thuyền Tam Cốc. Ok. Ok. Non so dove mi sta portando, se ad Angkor o a Bangkok. Lascio fare a lui, ormai. Eccoci arrivati al fiume Trang An, il principale corso d'acqua che alimenta le bellezze di questa zona. Questo è uno dei punti più tranquilli, a lui non piace neanche andare dove c'è gente. Abbiamo evitato tutte quelle zone dove era pieno di turisti e mi ha portato qui, su questa riva qui, dove non c'è nessuno. La riva è tutta piena di ciotoli, non si può fare il bagno all'interno di questo fiume. Ogni tanto prende il mio telefono di sua spontanea volontà e decide di farmi foto, video, ma combina un casino, mette il dito davanti, cambia modalità, è un grande. Comunque il fiume Trang An fa parte di tutto questo sito che è patrimonio UNESCO dal 2014 ed è considerata, come vi dicevo anche a inizio video, la Along Bay della terraferma, perché i paesaggi sono veramente spettacolari. Ad ogni sosta mi dà una caramella, lui è già pronto a partire, quindi ripartiamo. Quindi, se non ho capito male, andiamo da un suo amico a prendere la barca a Bangkok. Andiamo. Ma poverino. Stiamo cercando qualcuno o qualcosa in questo parcheggio, ma non lo so. Ah, l'area ticket. One boat can take 2 people, maximum 3. You go, I think you wait here another people more. Wait 1 or 2 more. Tôi phải đợi thêm 2 người nữa mới. Rồi, ok. Ok. Biglietto per una sola persona costa 250.000 dong, come vedete qui. Il problema è che questo è il prezzo per una sola persona e la barca è da 3, quindi devo aspettare altre 2 persone, altrimenti devo pagare il biglietto completo, la barca completa, quindi 750.000 dong se voglio andare da solo, e non mi sembra il caso. Ok, abbiamo risolto, ho trovato 2 ragazzi. È assurdo con che abilità riescono a remare con i piedi, incredibile. Che posti, ragazzi.
Oh, sono riuscito a farla fermare 5 minuti in uno spot che dovrebbe essere incredibile. Comunque questa è una delle cose assolutamente da fare qui a Tam Tok. Un giro su questo fiume qui. Il percorso è di circa 6 km. Pensate che loro pedalano con i piedi, non so come facciano. Io con la mia pubalgia sarei rimasto bloccato dopo 10 metri, porca miseria. E loro ci riescono tutto il giorno. E tragitti da 6 km, un'ora e mezzo ci vuole a farlo tutto. Adesso stiamo salendo lì su, c'è un punto panoramico da dove poter fare un paio di foto. Ci ha concesso questa possibilità la signora. È un'attività comunque abbastanza turistica, però ne vale veramente la pena. Sono posti incredibili e tra l'altro non è neanche il periodo migliore questo, perché a quanto pare il periodo più verde è aprile-maggio, però è anche la stagione delle piogge, quindi bisogna decidere se rischiare o meno. Probabilmente ne vale la pena perché ci ha fatto vedere delle foto incredibili. Magari vi lascio qualche foto qui sullo schermo. Ok, ci siamo. Wow. Ok. Oh, meno male che è finita, non ce la facevo più. Si stavano spaccando le chiappe. Non so come facciano loro. Fatela assolutamente se venite qui in questa zona e costa 250.000 dong. Adesso devo recuperare il mio autista, anzi lui deve recuperare me e vediamo cos'altro ha in programma per noi. Se non ho capito male vuole portarmi ad Angkor Wat, dove vorrei andare io. Allora. Allora, quanti che? Molto bene, alla fine mi ha portato dove volevo concludere questa giornata. Dovrebbe essere il punto più bello, il punto panoramico più bello della zona, la vetta Wang Ma. L'unico piccolo ostacolo? Una salita di 500 gradini. Va bene, che sarà mai. Tutta questa zona comunque è veramente straordinaria. Siamo immersi nelle risaie. Bellissimo. Guardate qua. Ah, e noi dobbiamo salire lì su, eh? Quindi mettiamoci in marcia. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ero partito forte. Mi sono già sciolto. Sono alti i gradini. Che vista sulle risaie. Però saliamo ancora un po'. Io le caprette. Guarda quella dove sta. Vedo la vetta. Oh. Sembra più semplice. Oh. Meno male che ne vale la pena. Wow. Ho preso un Magnum Tarocco per me e uno per il grande driver. Stiamo condividendo il nostro Magnum. Thank you my friend. Foto? Ah,
Can you say ciao Italia? Ciao Italia. Ciao Italia. Non ci capiremo mai, ma è stato bellissimo. Ciao. Oh, che esperienza ragazzi. Alla fine ho lasciato la mancia da 100.000 dong per lui. Poi me ne ha chiesti altre 100.000 come deposito. Però non mi risultavano. Infatti io ho detto vabbè, chiama l'agenzia, chiedi, gliel'avrei date. Ha detto no, tutto a posto. Sarà un'esperienza veramente autentica questa volta. Si era pure affezionato, mi ha abbracciato alla fine. Ve la consiglio assolutamente sì. Credo di essere stato il loro primo cliente e la mia sarà la prima recensione. Quindi quando vedete la recensione sarà mia. Quanto ho speso? Ho speso in totale 10 euro per l'attività, più i soldi per gli ingressi alla montagna e per il giro in barca. Però comunque l'attività in sé, cioè il driver a disposizione che mi ha portato a destra e a sinistra tutto il giorno, è costato 10 euro. Questo non è uno sponsor naturalmente, però se state cercando un'attività ben programmata, organizzata, precisa, super professionale, magari non scegliete questa attività, perché lui segue il piano a modo suo, ti porta dove vuole lui, come vuole lui, ma tutto sempre con gentilezza e con il sorriso. Quindi se state cercando un'esperienza autentica, avventurosa e fuori dagli schemi, questa è l'attività giusta. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Tra l'altro la sua quota, il suo guadagno è di appena 100.000 dong, che per me sono solo 3 euro, ma per lui è un'intera giornata di lavoro. Io adesso sto cercando un negozietto per comprare un po' d'acqua, qualcosina, poi più tardi uscirò a cena. Unboxing al volo, 2 pacchi di patatine, delle anacardi e un'acqua 65.000 dong. 2 euro. È una bellissima, buonissima spremuta fresca qui a bordo strada, questo baracchino, 30.000 dong, 1 euro. Senza ghiaccio e senza zucchero, solo frutta. Non so ancora se ci sarà un terzo ed ultimo video qui da Ninh Binh, non so ancora cosa farò domani, sto decidendo giorno per giorno, questa volta non voglio programmi serrati. Quindi voi intanto iscrivetevi perché l'avventura è ancora lunga. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che i posti che abbiamo visto vi siano piaciuti, ma su quello non ho dubbio. E lasciate un like e soprattutto iscrivetevi per non perderci di vista e vedere il resto dell'avventura. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!